Questo pezzo di cinghiale è stato regalato a mia suocera. Guardiamo come è messo e poi capiamo cosa possiamo farci. Come vediamo è principalmente molto grasso, però a cavaldonato non si guarda in bocca, giusto? Quindi andiamo a cominciare a pulirlo, gli togliamo il grasso e poi vediamo come farlo. Questo è quello che è rimasto dopo che l'ho pulito, dai, pensavo peggio. Più della metà è grasso da buttare via. Però dai, tutto sommato ce n'è rimasto un po'. Ci facciamo un buon ragù, Luciana? Innanzitutto dobbiamo andarlo a marinare, quindi gli mettiamo dentro un po' di chiodi di garofano. La marinatura serve per togliere quel sapore di forte che ha il cinghiale selvatico. Poi gli mettiamo qualche rametto di rosmarino e salvia, mescoliamo un po' e poi gli aggiungiamo anche l'aglio, mescoliamo ancora. Potete mettere dentro delle bacche di ginepro, potete mettere dentro il pepe in granelli, tutto quello che ritenete opportuno che tolga quel sapore di forte. Poi un bel bicchierone di vino rosso. Dobbiamo andare a coprire tutta la carne coperta dal vino rosso. Poi prendiamo la pellicola e lo copriamo. Poi lo passiamo in frigorifero e lo teniamo almeno 12 ore, però lo lascerei una giornata perché l'ho sentito molto forte quando lo tagliavo. E solo dopo averlo chiuso mi sono ricordato che io adoro l'alloro. Quindi cosa faccio? Lo riapro e lo aggiungo. Adesso sì che può marinare per 24 ore. Ricopro e via in frigo di nuovo. E poi andiamo a vedere cosa fare. E alla fine ho deciso di riservargli una cottura per un piatto importante che solitamente si fa con il maiale. Siete curiosi di sapere quale? Seguitemi fino alla fine. Innanzitutto andiamo a impostare il runner. Facciamo 68 gradi per 17 ore. Abbiamo e attendiamo che si preriscaldi. Dopodiché tiriamo fuori il cinghiale che abbiamo messo a marinare ieri mattina e lo andiamo a mettere nel sacchetto sottovuoto. Come sempre mi raccomando, rivoltate la parte superiore del sacchetto per non sporcarlo e non compromettere la chiusura. Poi apriamo, vedete com'è bello marinato. Queste foglioline di alloro le mettiamo dentro il sacchetto, bastano quelle che sennò dopo viene troppo forte, perché come vi ho sempre detto i sapori in cottura si esaltano. Quindi prendiamo un pezzo per volta e lo mettiamo nel sacchetto. Tutti gli attrezzi che uso per le mie ricette li trovi nei link delle descrizioni di tutti i miei video, dove puoi anche trovare il link del mio canale Telegram per acquisti con sconti riservati. Tutto questo è un modo a te totalmente gratuito per sostenere me e il mio canale e permettermi di continuare a proporti nuove ricette. Grazie in anticipo se ne farai uso. Vedete, lo dobbiamo pulire tutto dai chiodi di garofano, da tutte le cose che abbiamo inserito dentro nella marinatura. Se rimane qualche aghetto di rosmarino non c'è problema, e tanto dopo qualcosina lo dobbiamo andare ad aggiungere. L'importante è non aggiungere l'aglio e i chiodi di garofano che lascerebbero un sapore troppo forte. Poi gli aggiungiamo un pezzettino di salvia, gli andremo a mettere un po' di sale, un po' di pepe, ritiriamo sull'end del sacchetto, lo spianiamo un po' in questo modo e lo andiamo a condizionare sottovuoto. E ora non ci resta che attendere che il termoregolatore arrivi a temperatura. E come sempre, quando è arrivato a temperatura, immergiamo la busta, chiudiamo e aspettiamo che finiscano le ore di cottura. Giunta al termine, come sempre, apriamo, la tiriamo fuori e la immergiamo immediatamente in acqua e ghiaccio per farla scendere di temperatura il prima possibile. Dopo questa carne
col sacchetto e tutto. Una volta che si è raffreddata la appoggiamo in frigorifero e la lasciamo riposare per 24 ore. Dopo 24 ore che l'ho fatto riposare in frigorifero è giunto il momento di prepararlo. Quindi impostiamo il forno Maxi Cooking, gli mettiamo 90 gradi, abbiamo il preriscaldamento, poi ci servirà uno scolapasta per andare a togliergli tutto il liquido e una padella da forno con la carta da forno. Quindi apro il sacchetto con le forbici, tolgo tutta l'acqua in eccesso che si è creata dentro il cinghiale, vado a eliminare quelle che sono le foglioline di alloro che a questo punto non ci servono più e poi appoggio tutto nella teglia con la carta da forno. Lo divido un po', togliamo anche i chiodi di garofano se ci sono rimasti in mezzo, anche questa fogliolina di salvia, praticamente tutti gli odori, la carne ha già preso il sapore degli odori che gli volevamo lasciare. Ok, aspettiamo che si preriscaldi il forno e poi lo andiamo a mettere per un paio d'ore. Quindi arrivato a temperatura lo mettiamo dentro il forno a 90 gradi e gli andiamo a mettere un paio d'ore. Io penso che con 2 ore venga il risultato che desidero. Ok, ci vediamo dopo. Per me sono 2 ore, per voi qualche secondo. È giunto il tempo, vediamo se la cottura è giusta. Tiriamo via dalla teglia e la sbricioliamo un po'. La carne è molto più coreacea del maiale. Speriamo che il risultato sia buono, sia venuto bene lo stesso. Ci sono alcuni pezzi che si spezzano meglio, altri rimangono più duri. Ma come ho detto all'inizio, cavaldonato non si guarda in bocca. Ed ecco qua, mettiamo a tostare anche i panini nel forno per qualche minuto, li prepariamo nel piatto e via a tavola anche questi e andiamo a prepararci il panino. Componiamo il nostro panino con un po' di maionese, un po' di senape, se vi piace potete mettere anche il ketchup, a me non piace, non lo metto. Mettiamo i pomodori, un po' di cipollina, questa qua l'ho fatta passare un attimo in padella con un po' di aceto balsamico, quindi l'ho sfumata piano piano, se no potete mettere direttamente quella rossa fresca. L'insalata e la ciccia, abbondiamo di ciccia. Buon appetito! Il pulled pork col cinghiale, buonissimo.